L'annuncio di Pac-Man World 2 Repack ha sdoganato oramai una verità confutata da un anno o due. Siamo entrati in pieno nell'era dei remake e delle remastered dei titoli dell'epoca PS2. Se da prima infatti sporadici casi come la remastered di Soul River 2 o di Tomb Raider The Angel of Darkness o dell'ottimo remake di Klonoa 2 Lunatia's Veil potevano essere una gradita sorpresa, non dovrebbe ormai stupire più di tanto se uno dei primi titoli su PS2, ovvero Pac-Man World 2, stia ricevendo una bella rinfrescata videoludica. Questo è chiaramente un ottimo momento per ripescare titoli della quinta generazione di console, quindi della PS2, e rimetterli a nuovo. Ma oggi voglio soffermarmi principalmente su come l'uscita di Pac-Man World 2 Repack e del suo probabile sequel, ovvero Pac-Man World 3 Repack, possa effettivamente sancire la possibilità di avere i giochi PS2 di Crash e di Spyro totalmente rifatti e di conseguenza ripuliti da ogni sbavatura o imperfezione, tra cui anche le vituperate riprogettazioni estreme. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Daniq94 del Crash Bandicoot Zone e prima di iniziare con i determinati punti che ho stilato, sigla. Allora, sin dall'annuncio del remake di Pac-Man World 2, il mio primo titolo effettivo per PS2, quindi pensate come ero euforico, ho avuto da pensare e alla fine sono giunto alla conclusione che ci sono 3 punti essenzialmente per cui portare Crash e Spyro, in particolar modo i loro giochi su PS2, su console di odierne generazioni, rimasterizzandoli, facendone dei remake, possa essere una buona idea. Quindi partiamo col primo punto. Parliamoci chiaro, oggigiorno non tutti hanno una PlayStation 2, un Nintendo GameCube o una prima Xbox a casa e se ce li hanno non sono propriamente funzionanti. Se invece fate parte di quei fortunati come me ad avere queste console di quinta generazione ancora funzionanti, si è un po' tirati indietro a giocare sulle TV di ultima generazione proprio perché c'è l'uscita con la presa SCART. Giocando infatti questi vecchi giochi su una TV a cristalli liquidi, vediamo degli sfarfallii, vediamo tutto strecciato, sfocato, non è un bel vedere insomma. Ma ovviamente lascio la parola a chi ne sa più di me, in particolare al mio caro amico e collega Andrea Bugaboom. Come dice il buon Daniele, una corposa parte dei titoli più memorabili, o meno, usciti nei primi anni 2000, sono rimasti confinati alle console di sesta generazione, rendendone difficile la fruizione al giorno d'oggi. Pochi oggi dispongono ancora di una PlayStation 2 o un GameCube o una Xbox primo modello, e anche possedendo una di queste console bisogna considerare un fatto cruciale. Si tratta di dispositivi progettati per funzionare su schermi dell'epoca, i CRT, ossia le care vecchie TV a tubo catodico. Chi ancora ne tiene una in casa sa di avere tra le mani un piccolo tesoro. La resa visiva delle console retro su questi schermi ha ancora dell'incredibile. Provare per credere. Purtroppo sono in pochi ad avere un CRT e anche se in giro c'è chi li regala o li abbandona per strada, si tratta di un apparecchio quantomeno ingombrante, per cui non è semplice fare spazio in casa. Per questa ragione la stragrande maggioranza di coloro i quali vorranno rimettere le mani sulla propria PS2 tenteranno di collegarla alla propria TV attuale, uno schermo digitale a 1080p o magari addirittura a 4K, e magari lo faranno utilizzando questo cavo composito, eventualmente corredato di adattatore SCART, ignorando che si tratta del cavo di qualità più scarsa fra quelli disponibili all'epoca, e così daranno in pasto un segnale video già scarso in partenza a risoluzione 720x576, interlacciato, digitalizzato alla di cane, magari anche stirato da 4/3 a 16 noni per riempire lo schermo, e ci verrà fuori questa schifezza, questo pastone slavato con sti pixel ischemici. Tutti questi limiti inficiano considerevolmente sulla godibilità dei giochi d'epoca e pertanto si rendono necessarie delle soluzioni
soluzioni che risolvano questi problemi. La prima è l'acquisto di apparecchiatura specifica per la digitalizzazione del segnale video analogico, e qui dovremo scegliere tra gli adattatori più scrausi che troveremo su Amazon, che ci restituiranno la stessa immagine scarsa, se non perfino peggio, con un contorno di lag, e per avere un risultato più dignitoso purtroppo si dovrà andare su apparecchi ben più costosi come un RetroTink o un open source scan converter. La seconda soluzione è l'emulazione, che per quanto presenti dei vantaggi sappiamo non essere una soluzione universale, vuoi per questioni di requisiti hardware, vuoi per accessibilità all'utente inesperto, vuoi per inaccuratezze nell'emulazione. Ed è in questo scenario che si inserisce la terza soluzione, ossia le rimasterizzazioni di remake, che si impegnano a ridare nuova vita ad opere che meritano ancora attenzione. Ed è qui che entrano in gioco i remake. Dei remake darebbero loro nuova linfa, nuova grafica a quei giochi, rendendoli di fatto attuali nell'odierno panorama videoludico, il che non è da sottovalutare. Ambientazioni e personaggi di alcuni titoli PS2, se ripresi, rinfrescati, rimodernati, riprogettati, potrebbero davvero fare la differenza. Ed è proprio con il verbo riverniciare e rinfrescare che mi collego al secondo punto. Siamo onesti, non ho mai detto che i giochi PS2 di Crash e di Spyro, ma soprattutto di Crash, visto che comunque principalmente tratto di Crash, siano dei capolavori imprescindibili, ma nemmeno i disastri incredibili che tante persone affermano su internet. Facevano tanto quanto il loro lavoro e su una scala di 10 si portavano tranquillamente a casa il loro bel 7, almeno la maggior parte. Le idee dietro tutti i giochi di Crash e di Spyro dell'epoca PS2 sono pressoché geniali. Dal 2001 fino al 2008 abbiamo avuto maschere cattive, un Bandicoot malvagio che poi si è rivelato buono, viaggi tra le dimensioni, vari tipi di soffio, storie più corpose e chi più ne ha più ne metta. Nell'atto pratico sono idee che funzionano e infatti ancora oggi molte di queste sono state riprese, seppur in modo differente, anche da altri videogiochi. Per esempio, Cappy di Super Mario Odyssey è praticamente il jacking, il crashare di Crash of the Titans. Non odiatemi, fan di Mario. O ancora l'antigravità di Mario Kart 8 è presa paro paro, persino le ruote che si girano e diventano degli overboard, da Crash Nitro Kart. Ancora, non odiatemi, fan di Mario. Come dicevo, sono idee geniali, fresche, attualizzabili ancora oggi. Servirebbe soltanto più tempo di sviluppo, più budget, che comunque rispetto ad un budget per un AAA odierno basterebbe tranquillamente un budget per un AA, ed uno studio che sappia cogliere perfettamente il buono che c'era di questi titoli e traslarlo nei remake. Alcuni giochi come l'Ira di Cortex, Twinsanity, A Hero's Tale, The Legend of Spyro l'Alba del Drago possono davvero risplendere con il giusto studio, pronti a farne dei remake, ad estrapolare il meglio che c'era in questi titoli. Ed è proprio grazie a questo meglio che si potrebbe prendere che arriviamo al terzo e ultimo punto, secondo me quello più importante. Ebbene sì, riportare a fedeltà ciò che non lo era. Vi faccio un esempio concreto, restando sempre in tema Pac-Man World. La serie di Pac-Man World conta ben 4 titoli: Pac-Man World 1, Pac-Man World 2, Pac-Man World 3 e Pac-Man World Rally. Pac-Man World 3, soprattutto, è uno dei titoli più estranei alla serie. Questo perché? Prima di tutto perché è stato fatto da uno studio esterno a Namco, infatti è stato realizzato da Blitz Games, ma soprattutto perché inizialmente questo gioco non nasceva come Pac-Man World 3, bensì come un gioco chiamato Pac-Man Adventures, realizzato dall'animatore Don Bluth, spero di averlo pronunciato bene, che prevedeva tutta un'altra storia, tutte altre meccaniche. Non era un gioco del filone World e non voleva esserlo, però è arrivata praticamente la fusione tra Bandai e Namco. Parliamo di quasi 20 anni fa, no, 20 anni fa, caspiterina, e ogni progetto venne cancellato. Blitz Games però chiese a Bandai Namco di prendere tutto quello che poteva, quei rimasugli di Pac-Man Adventure, e realizzarne un Pac-Man World 3. Bandai Namco acconsentì, dicendo però di farsi bastare il budget che era rimasto. Ed è da qui che è nato uno dei titoli più differenti e a volte anche più criticati dell'intera serie di Pac-Man World. Questo perché? Perché presentava elementi grafici e stilistici completamente differenti rispetto a Pac-Man World 1 e 2, degli elementi
elementi più gritti, più edgy, più seriosi, per dirlo in italiano. E principalmente l'idea durante lo sviluppo era quella di creare una sorta di dicotomia tra Jack 1 e Jack 2, dove praticamente i toni cambiavano, la grafica cambiava, le texture cambiavano, era tutto molto più dark. Capirete bene che questa cosa non andò molto bene a moltissimi fan di Pac-Man, infatti Pac-Man World 3 è tra i giochi meno venduti della serie e meno acclamati, tanto da non uscire addirittura neanche in Giappone. Ma tutto è cambiato con Pac-Man World 2 Repack, gioco in cui hanno ripescato l'unico doppiatore di Pac-Man esistente, togliendo ovviamente il reboot, le sue avventure fantasmagoriche, come si chiama, avventure mostruose. Ed è proprio grazie a questa trovata che molto probabilmente Namco farà un remake, un repack anche di Pac-Man World 3. Ma come lo faranno? Molto probabilmente andranno a sistemare stilisticamente, artisticamente e gameplay parlando tutto quello che c'era di così strano e differente, di così estraneo di Pac-Man World 3 rispetto ai suoi predecessori. Ed è la stessa identica cosa che potrebbe succedere anche a Crash e Spyro. Immaginatevi un Crash of the Titans, non metto in mezzo Mind Over Mutant perché è molto più semplice portarlo al vecchio stile di Crash, con elementi grafici e di gameplay molto più vicini a quelli originali di Crash, o anche uno Spyro, un The Legend of Spyro. Questo può portare tantissima nuova linfa sia a questi vecchi titoli, sia ai fan stessi che magari erano scoraggiati di giocare questi titoli proprio perché erano differenti. In questo modo vincerebbe chiunque. Diamine, sono riusciti a sistemare il purtroppo zoppo Tomb Raider The Angel of Darkness con una remastered, quindi hanno toccato praticamente i codici originali di gioco, riproducendoli, portandoli al giorno d'oggi. Immaginate invece cosa può fare un remake da zero. Hanno praticamente carta bianca. Questo credo infatti possa essere l'inizio di una nuova wave di remake e remastered, quelli della quinta generazione di console. Non mi stupirebbe se in futuro trovassimo remake di Tak, di Scaler. Scaler era molto carino. Gli Asterix XXL li hanno già fatti, portando poi a XXL3 che non ha niente di XXL, che però è comunque un gioco molto carino. Ad oggi secondo me quindi riportare con tanta nostalgia ma anche con tanta voglia di fare cose nuove giochi come l'Ira di Cortex, Twinsanity, A Hero's Tale può davvero funzionare, magari alternandoli con giochi nuovi. Tutto quanto sta nelle mani chiaramente di Microsoft, ed è forse quello il problema più grande. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Come sempre vi invito a seguire me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone, di cui potete sempre far parte, nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie e una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi come sempre ci rivediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e ancora una volta, oggi e per sempre, viva Crash Bandicoot! Sto morendo di caldo. Immaginate The Legend of Spyro riportato però con lo stile e il tono umoristico dello Spyro classico. Il terzo capitolo c'è Hunter che libera Spyro, Spyro gli fa tu chi sei? Hunter si toglie il cappuccio e fa ciao Spyro, sono io! Ah. Che idiota.